e da questo momento comincia ufficialmente la nostra avventura in terra vichinga, Gina. Immagino quelle sti marcantoni così. Buongiorno da Struppen Primpon Prempon Pepper. Abbiamo lasciato l'Olanda, o come dice la serie, i Paesi Bassi. A me quando ti dici Paesi Bassi mi viene un po' da ridere, perché mi ricordo, tipo, fai conto che... È cambiata la geografia? Sì, però, cioè, ai miei tempi, ai tempi dei Digi, si diceva «Aia, ma hai dato un calcio nei Paesi Bassi!» E stiamo oggi guidando attraverso la Germania. E non ce ne vogliate, amici che ci seguite da Germania, ma avevamo già detto nell'ultimo video che la saltavamo a pie pari, perché comunque è una cosa che poi si può vedere in futuro, nel senso non è perché non ci piaccia o che... È una destinazione che per noi sì, bella, per l'amor di Dio, però uno, a me i krauti non mi piacciono, due, la birra, lo sapete, la bevo solo per far piacere alla serie, perché hai visto anche nell'ultimo video lei si è presa il birrino Heineken e io mi ero preso la Coca-Cola, e quindi voglio dire, per me lascia il tempo che trova. Quindi dopo aver lasciato i Paesi Bassi approvati? Sì, assolutamente. Paesi Bassi approvati, gente super gentile, però il 90% della gente parla inglese, cosa che noi venendone dalla Thailandia siamo rimasti scioccati. Si mangia discretamente, voglio dire, a parte che non mi hai fatto mangiare le bitterballen alla fine. Alla fine di local hai mangiato solo gli Stroopwafel. Quindi oggi il trasferimento ovviamente verso nord, faremo un trasferimento di circa 3 orette più o meno, perché ci vogliamo comunque fermare, anche se sarà presto, prima del confine, cioè prima di entrare in Danimarca. Visto che è uscito il sole, non piove più, posso anche scendere e farvi vedere dove ci siamo fermati. Ci troviamo a Flensburg, quindi abbiamo deciso di entrare in Danimarca passando ovviamente per la Germania, come avete visto per strada. E arrivati a Flensburg c'è questa, considerarla area di sosta proprio non si può, però è un grandissimo parcheggio di fronte a un centro commerciale che si chiama City con 2 T, City Park, e che è un parcheggio proprio adibito ai camper, tant'è vero che c'è anche il carico e scarico. La sorpresa è che una volta che siamo arrivati qui, diciamo, abbiamo fatto l'amara scoperta che non è stata proprio un'idea originale, perché abbiamo contato fino a dove siamo arrivati circa 75 tra camper, motorhome e van parcheggiati qua di fronte. Ora, sinceramente, i camper sono tutti targati Svezia, Norvegia, Danimarca e un sacco di tedeschi. Di italiani ne abbiamo visti uno solo, ma non sappiamo in generale se tutti questi camper che sono qui vanno in giù verso la Germania oppure vanno in su come noi. Ora ci sembra un po' strano che vadano in su, a meno che non siano residenti scandinavi che sono stati a fare qualche giorno di vacanza in Germania o più in giù dalle nostre parti e stanno ritornando a casa, oppure se è tutta gente che è in viaggio verso nord come siamo noi.
ripartiti dal parcheggio camper. La Lidl, come avevo detto che venivamo a fare la spesa, è a 2 secondi e c'è anche l'Aldi di fronte, quindi possiamo vedere se andare a Lidl o Aldi. Ti piace la Germania? Ennesima spesa fatta. Cicci, manca poco, manca. Via, partiamo alla volta dell'attraversamento del nuovo confine di Stato. Dovrebbe essere il 4. Mi sa di sì, mi Svizzera, sa. Germania, Olanda, poi di nuovo un po' di Germania e poi vai con la Danimarca. E vai, quindi entriamo oggi ufficialmente, inizia Nel nord. ufficialmente il Nord Europa. Lo spettacolo è che poi ve la faccio vedere, ma all'ultima spesa ho trovato una bottiglia di rosé italiano da un ben 1,69 euro. Tantissima Dai, roba. ma che Cioè, figura, proprio da veramente Pulciaro. da super sommelier quale sono io. Ma non ti è bastato? Cioè, ci eravamo un po' tirati su con la bottiglia che abbiamo aperto il mio compleanno, che tipo costava 8 euro, e adesso ricadiamo così in basso. Perché? Perché mi avevi cazziato in quell'occasione, avevi detto che avevo speso troppo per quella bottiglia di prosecco. Giuda. Attenzione che fra una ventina di chilometri, quindi dovremo trovare il confine fra la Germania e la Danimarca, ma allo stesso tempo c'è un altro evento clamoroso. Il Cingon. Ah, è vero. Il Cingon, chilometro più, chilometro meno, poco prima o poco dopo dell'attraversamento Siamo della già frontiera. Siamo adesso 7-6. Che figata! Quindi compie i 100.000 chilometri il Entrare in Cingon. Scandinavia. Esattissimo. Figa sta cosa. E vai! Ma vieni, Danimarca, eccoci. Sex Discount Shop. Tacchemo. Sex anche di qua. Dalla va. Anche qua. Boutique erotic. erotic. Minchia ragazzi, oh. Ci siamo quasi. E vai. 99999999999. Sta per scattare. Evviva! Auguri Cingon! Auguri Cingon, 100 di questi giorni. Il Cingon, 100.000 chilometri in 3 anni? Sì, poco più di 3 anni, perché è stato anche un po' fermo, quindi poco più di 3 anni. Bravo Cingon, bravo, sempre così operativo. E da questo momento comincia ufficialmente la nostra avventura in terra vichinga, Gina. Immagino quel sti marcantoni così. Con l'elmo con le corna, sai, vichinghi, le navi vichinghe. L'idea è quella di girare la Danimarca in senso orario, ok? Perché così andiamo in su. Ovest, nord, est, sud. Esatto, di andare su, salire lungo la costa occidentale fino all'estremità nord,
per poi riscendere appunto invece dalla parte opposta. Perché prima vogliamo fare Skagen su in cima e poi come ultimo Copenaghen. Copenaghen è l'ultima tappa prima poi di passare in Svezia. Siamo all'ingresso del campeggio dove abbiamo scelto di fermarci, che è proprio in prossimità di questa attrazione turistica, di questa torre che abbiamo visto arrivando. Adesso qui siamo in coda per fare il self check-in, perché alla reception si occupano solo di vendere i biglietti e poche altre cose, devi fare tutto da solo qui al chioschetto. Vediamo che adesso Ale è andato a vedere come funziona, perché c'è uno piantato qui davanti col camper che non sa come fare. Quindi tutto automatico, ok, se solo me la desse. Ok, service car, abbiamo scelto il numero 36. Che dovrebbe essere abbastanza vicino anche ai bagni e alle docce. Tutto self. Siamo a posto, siamo operativi. E vai, che bello, mi sembra di essere tornata in America e in Canada. La prima cosa, appena arrivati, ovviamente cosa andiamo a fare? Il bagno tour, per vedere un attimino la faccenda. Qui c'è già un bel lavandinone fuori per lavare i piatti. C'è anche il wifi, Allora, docce uomo-donna. Dai, lusso! Beh, tieni conto che il posto è nuovissimo, quindi è stato inaugurato solo 2 anni fa. Ah, quindi comunque in tutti i bagni c'è inclusa la doccia. Lavatrice e seccatrice costa 4 euro, 30 corone, 4 euro sia la lavatrice che la seccatrice. 2 lavatrici e 2 asciugatrici. Bene, in ottimo stato, belle pulite. Una bianca e una colorata. Vediamo un attimino come funziona il tutto. Bene, direi che non ci possiamo lamentare perché il posto è pulitissimo, bello nuovo di pacca. C'è anche la lavatrice, almeno non ci dobbiamo fermare in giro nella lavanderia. E quello che potremo fare adesso, potremo mettere su la lavatrice. Quanto dura? E non c'è scritto quanto dura, però la seccatrice sembra che duri un'ora. Ok, potremo mettere su la lavatrice e l'asciugatrice e nel frattempo puoi mangiare un boccone e quando poi è finito tutto, dopo farci la doccia per ultimo. Ne abbiamo fatto vedere bene la nostra piazzola su asfalto con erbetta intorno, pochi vicini per il momento, se non si riempie più tardi, bagni e docce belle vicine e non ci resta che preparare il tutto per la lavanderia. Shiny lights and purple sky. Everything's so bright. 기다려왔어 지금이야. Turn off your phone. Male che c'è stato tutto perché ce ne sono solo 2 a disposizione di lavatrici. Noi siamo abituati a quelle americane che sono gigantissimi da 18 kg. Beh, non c'è più niente. Poi ce l'abbiamo messi, adesso facciamo una di colore e l'altra bianca. Pronti? Oggi eventissimo qua all'arrivo in Danimarca, la sera è impazzita. Lo puoi sottolineare ancora un po'? Prima volta dall'inizio del viaggio un piatto di pasta. Lo dici un'altra volta? Prima volta visto che... Buon appetito! Io non ce lo metto il formaggio, lo voglio sentire in purezza questo bel ragù che mi hai fatto. Puoi dirlo forte. Mi è costato l'ira di Dio sto macinato qui. L'ha fatto lei come aveva fatto le lasagne per i 5.000 iscritti. Vediamo se poi riesco a fare anche quelle dei 10.000 fatte con la stessa ricetta. Voglio fare quelle dei 10.000 fatte sì, con la stessa ricetta in Norvegia. Benissimo. You know you feel so right. 다른 시선 따윈 don't care.
mentre aspettiamo la lavatrice che finisca, questa lavatrice che mi dà tanta soddisfazione perché dura 3 ore, contrariamente a quelle americane che duravano 25 minuti. Meno male che non abbiamo fretta, che siamo qua tranquilli, perché altrimenti... E che dormiremo in questo campeggio, perché fosse stata una lavanderia in giro per strada dove stare 3 ore più l'asciugatrice. L'arietta è fresca, Ginetta, qui in Danimarca. Si vede, se ne saranno accorti i nostri amici da come sono bardata. Però adesso andiamo a fare un giretto, vi facciamo vedere il resto del campeggio, lo andiamo a conoscere anche noi. Stiamo già passando di fianco alle tende del glamping. Con le sedie a dondolo addirittura fuori qui nel patio, tavolino. Che bello! Sedie con il barbecue, questo qui coperto. Andiamo a vedere l'attrazione principale. Tantissima roba sta qua, mi posso immaginare veramente, ma si vedrà anche il mare. Hanno fatto prima la torre e poi il camp, infatti è la Mars Tower. E questo qui è il Mars Camp, ma è nata prima la torre, che è stata inaugurata nel 2021, quindi proprio recién nacida. Nuova di pacca. Nuova di pacca. Nuovissima di pacca. Una torre alta 25 metri, però a 36 metri dal livello del mare. È una torre tutta in acciaio che dà direttamente su questo parco, che è un parco nazionale, patrimonio dell'UNESCO. Che se vuoi fare le scale c'è tutto praticamente uno scalone esterno a chiocciola di 850 milioni di scalini, però c'è la possibilità, pagando un supplemento di 500 euro, di andare con l'ascensore. Mi sembra che il biglietto d'ingresso costa sui 13 euro. Hai detto niente. Però, cioè, quello che ci chiediamo noi, ovviamente non ci andiamo, cioè, è in mezzo a un pianurone, a una palude, sì, è parco nazionale, tutto quello che vuoi, però per andare a vedere dei campi, così dall'alto, fa parte dello stesso complesso del campeggio, però si paga a parte. Però c'è lo sconto, se pernotti qui, c'è lo sconto per salire sulla torre. Di 50 centesimi. 2-3 euro meno. Super futuristica la torre, andiamo a vederla da sotto. Alcune delle particolarità e delle curiosità di questa torre sono che, ad esempio, il peso totale della struttura è di 300 tonnellate, tutta costruita in acciaio. Una delle cose strane è che per la sua forma spirale, salendo ci sono 146 scalini, mentre invece in discesa gli scalini sono solo 131. Ci sono quindi 15 scalini meno in fase di discesa rispetto a quelli della salita. E pensate che c'è un solo scalino, lo scalino più pesante di tutti, che pesa solo uno scalino 3 tonnellate. Buongiorno. Aspetta che faccio il vespone, il Bruno Vespone. Si può guardare, Ale, costo. Buongiorno da Struppen Primpon Prempon Pepper. Come si chiama sto posto? Mars Camp. Ah, ok. Comunque diciamo che da oggi vi mettiamo poi tutti i nomi qui sotto, stile sottotitolo, perché improponibili, indicibili. Qua veramente cominciamo con i nomi veramente impronunciabili. Va bene. Buongiorno dalla Danimarca. Mettiamola così, generica. Io sono gasatissimo. Oggi è il primo giorno proprio intero, freschina la zozza. Il giorno intero, freschina. Nel senso, siamo arrivati così, oggi è il primo giorno, comincia proprio oggi la nostra visita della Danimarca. Comunque, sfiga vuole, ogni volta che veniamo in campeggio a pagamento, cioè una volta a settimana praticamente, o ogni 10 giorni, per fare tutte le nostre cose, carico, scarico, doccia, lavanderia, eccetera, è sempre brutto tempo, quindi non c'è una volta che in campeggio riusciamo a tirar fuori le seggioline, svaccarci qua fuori per l'intera giornata e usufruirne del fatto che si può stare fuori senza problemi. Adesso cominciamo, facciamo le ultime operazioni da campeggio, quindi carico, scarico della famosissima cassetta delle meraviglie. La vogliamo rinominare un po' questa benedetta cassetta delle meraviglie, nome coniato e inventato dal sottoscritto
scritto dal DG che mai era stato... No, l'avevo detto io, la cassetta delle meraviglie. Vabbè, comunque inventato dalle Dai cingoni. sere, dai cingoni, esatto, che anche quella lì ha fatto tendenza, perché c'è un sacco Sì. di persone che adesso la chiamano la cassetta delle meraviglie, quindi svuotamento della cassetta delle meraviglie, rabbocchino di acqua dolce, svuotamento delle grigie, E visita la cittadina vicina. e poi partiamo la prima cittadina vicina che si chiama... Ribe. Cioè, e sono stato subito smentito sui nomi impronunciabili, perché questa va veramente Ah, sì, 4 facile. lettere, Ribe, non è possibile farai? sbagliare la pronuncia, ce la faremo a pronunciare Ribe, forse ce la possiamo Per fare. quello a che l'ho pronunciare detta Ribe. così con scioltezza oggi. Esatto, con nonchalance. Volevo dire una cosa almeno che non è alla fine del video, perché poi magari non ci è arrivata alla fine del video e quindi No, ci dovete arrivare alla fine del Volevo video. chiedervi, per favore, vi potete iscrivere al canale? Grazie. Magari detto così funziona meglio. Per favore, iscrivetevi al canale, per favore, sì? Fra le altre cose, bellissima sta cosa va, DG diversamente giovane, AG ancora giovane. Oramai. Via, partiamo, che la giornata è lunga e che qua vediamo, per il momento non piove, speriamo che regga. Ciao. Via! Che figata! Oh, per cominciare col botto, la prima visita a Ribe, quella che la storia narra essere la città più antica di tutta la Danimarca. La cittadina più antica in assoluto. E qua dietro Bello, c'è un bel movimento. c'è il giro di Danimarca dei Figè qui delle scuole elementari. Ragazzini delle scuole. Siamo appena entrati proprio nel centro storico, nella parte pedonale di Ribe, e subito all'ingresso, qui sotto questo ponticello, questa bellissima ruota che chissà dove pompa l'acqua. Chissà dove la pomperà quest'acqua. Vabbè, non so, cioè se è tipo una cosa solo turistica che è rimasta così per Ma figura. dove andranno tutti sti Figè? A scuola. Dici? Ho fatto la gita e vanno a scuola. Grandi. Oh, anche la Danimarca come l'Olanda deve essere veramente, cioè, biciclette come se non ci fosse un domani, Però, diversamente dagli altri Sì. posti, abbiamo Sì. visto un sacco di bici attaccate di molto con i catenazzi spessi, Sì, ho cioè non visto lasciate anche io. così. Poco più di 8.000 abitanti Ribe, Sì, andiamo subito in direzione della cattedrale, che è Vai. il punto top del centro storico. No, al punto top poi te lo faccio vedere io. Ok. Tanto il fatto che sei voluto venire a vederla, nonostante gli scavi. Subito, la prima fermata che ho voluto fare veramente è qua, alla colonna in legno che si chiama Sì, io passo. Stormflotsäulen. Che cos'è questa colonna alle nostre spalle? È una colonna che segna, attraverso tutti quei cerchi di metallo che ci sono, segnano i livelli di tutte le varie esondazioni che ci sono state del fiume Ribe, che è questo qui di fianco a noi nel canale, dove è sorta la cittadina di Ribe, perché Ribe vuol dire riva. Nei vari anelli ci sono anche scritte ovviamente le date, di cui il più importante è il più alto, 1634, dove l'esondazione, diciamo la alluvione, è stata di 6 metri, un livello di 6 metri dal canale a dove c'è il segnale sulla colonna. Ce ne sono state veramente un'infinità fino a quando chiaramente la città ha detto mo basta, e hanno sviluppato e creato una rete di chiuse chiaramente per evitare future esondazioni. Che poi sono tutte quelle che abbiamo visto strada facendo venendo qui nella zona pedonale, tutti quei ponticelli con le rapide del fiume che passa sotto. E questo fiume comunque è navigabile qui fino al centro della città, quindi arrivano dal fondo del canale fino al centro della città direttamente sotto casa.
Siamo arrivati nella piazza della cattedrale, abbiamo incontrato questo gruppo di ragazzini tutti in costume d'epoca. Una scolaresca che sicuramente va a fare qualche spettacolo perché hanno tutti il copione in mano. Cattedrale di Ribe. Che nome tradotto dovrebbe essere Nostra Signora Domkirke. Cattedrale che per essere ospitata all'interno del paese più antico della Danimarca è ovviamente anche la chiesa più antica della Danimarca e forse dicono anche più antica della Scandinavia, perché alcuni documenti dicono che le prime basi sono sorte intorno all'800 per opera dell'arcivescovo di Brema che chiese alla diocesi di poter costruire la cattedrale più importante in questo posto. Però poi venne più volte distrutta, come sempre succede, e mi sembra rifatta, ricostruita, ristrutturata tutta dal 1150 più o meno. È finita nel 1252. Comunque la fa uno degli edifici più storici di tutta la Scandinavia, quello sono certa perché l'ho letto. Bene, e se l'hai letto sarà vero, a meno che tu non l'abbia letto nel libro di Pinocchio. Siamo andati a visitarla anche all'interno. La cosa bella è che faceva un calduccio, è una delle prime cattedrali, chiese in generale che vedo con i termosifoni a stecca proprio, nonostante siamo a maggio. Stiamo passeggiando in questa piazza bellissima, interamente contornata da edifici di mattoncini rossi, edifici storici, tutti diciamo del Novecento, pressoché deserto, perlomeno con pochissimi turisti, sicuramente d'effetto. Direttamente dalla chiesa di Santa Caterina alle spalle. Certo che comunque te che ti guardi sempre tutte quelle serie dei vichinghi, di Botte d'Orbe, lì comunque sì. Sono serie storiche che voglio dire hanno un certo interesse. Beh, adesso ti fa comodo, te le sai tutte le storiettine di tutti i casini che hanno fatto. Ovvio, certo. Una delle cose chiaramente da sapere e da conoscere è che il popolo scandinavo, quindi gli originali, i vichinghi, erano pagani, quindi veneravano gli dei, veneravano Odino, veneravano Thor praticamente. Thor? Certo. Thor? Certo, il dio del tuono, figlio di Odino chiaramente. Quindi la conversione a altre religioni, cattolicesimo, luteranesimo, eccetera, eccetera, è avvenuta successivamente alle loro invasioni, loro dei vichinghi, prima di tutto in Inghilterra. Quindi durante le invasioni i vichinghi si sono cominciati a unire, mescolare, vuoi per amore, per matrimoni, eccetera, con la popolazione inglese. Una volta tornati in Scandinavia, quindi una volta tornati in Danimarca, in Norvegia, eccetera, chiaramente sono cominciate a fiorire le nuove religioni anche qua in questa zona. Nell'Ande quante ne sai io? Ale Pidi ha colpito ancora! Good morning 다시 날이 밝아 당연하게 늦추어지진 않더라 But today present is given I'm here for you Voilà! Let your day be Remember your Alua! Siamo tornati a pranzo sul Chingon perché il pranzetto ci aspetta. Esatto, prima di partire per la prossima destinazione. A 37 minuti da qua. Sì, anche qua in questa parte della Danimarca le distanze non devono essere Bene, enormi. bene, ottimo, si risparmia di diesel. Esatto. Gina, insalata? No, toast gourmet. Scoop. 춤을 춰봐라 수고한 너에게 이 정도 여유 줄 수 있잖아 Chiudi. Ogni tanto un'uscita dal furgone come ai vecchi tempi ve la faccio, a grande richiesta che tanti me la ricordate. T'ho portato a Esbjerg, quinta città per grandezza di tutta la Danimarca. Vedi qua che personaggi. Wow, sono un po' seri questi 4 Mens by the Sea. Posticino abbastanza trafficato, meta turistica per eccellenza. Praticamente appena usciti dalla zona portuale di Esbjerg c'è una spiaggia che non si vede neanche così brutta, No? con questa, diciamo, chiamiamola scultura, che si chiamano appunto Uomini al mare. You are
con questi 4 uomini seduti praticamente che guardano l'orizzonte in direzione Scozia. Mar del Nord, Scozia Anche eventualmente. perché teoricamente è detto che hanno proprio questa posizione così seriosa seduta che guardano l'orizzonte perché dovrebbero guardare le navi che vanno e vengono per i commerci con la Scozia. Abbiamo altre informazioni su questa scultura? Claro, abbiamo l'informazione che la scultura è stata messa nel 1995 per festeggiare il 100° anniversario della città, che era avvenuto però nel 1984. Sono arrivati un po' in ritardo, però prima o poi hanno messo l'estate in commemorazione.